Salve a tutti e benvenuti a OptiTube Channel, il primo canale YouTube italiano interamente dedicato all'optometria. Quest'oggi parliamo dei 21 punti secondo metodo EP, che sono una sequenza di test optometrici utile a valutare lo stato funzionale del sistema visivo e quindi come il sistema visivo lavora ed espleta le sue funzioni. Questa sequenza, che anche viene detta sequenza analitica, fonda le sue basi nel modello funzionale e comportamentale, il quale da un punto di vista visivo inizia con il modello visivo dei 4 cerchi di Skeffington e poi si continua attraverso altre teorie sempre di stampo sensomotorio. Il vero protagonista di queste teorie è sempre lo stress visuo-cognitivo prossimale, ovvero un disequilibrio indotto nel nostro organismo dall'effettuare attività visive che richiedono fortemente la comprensione di ciò che stiamo vedendo, proprio come la lettura oppure lo studio. Quindi, secondo il modello visivo funzionale, le alterazioni del sistema visivo da un punto di vista funzionale sono attribuite proprio a queste attività perché esse sono biologicamente inaccettabili per il nostro organismo, che non è stato programmato per effettuarle per sua natura, e socialmente compulsive. La sequenza dei 21 punti secondo metodo EP consta nello specifico di 29 test racchiusi in 21 punti, che devono essere effettuati dal primo all'ultimo nell'ordine indicato dai numeri. Ovviamente ogni test ha dei valori expected, che preciso sono dei valori medi attesi, non dei valori ottimali. Vi possono essere alcune variazioni, ad esempio nel punto 1 posso utilizzare la lampada a fessura oppure una fundus camera anziché l'oftalmoscopio. Oppure nel punto 2 posso anche utilizzare un topografo per effettuare la keratometria anziché l'oftalmometro. Poi i test 12A e 12B e 18A e 18B possono anche non essere fatti perché non rientrano nel calcolo e quindi nell'analisi dei dati della sequenza. Poi i test di induzione base-in possono essere effettuati prima di quelli base-out, quindi l'11 lo posso effettuare prima del 9 e del 10 e il 17A e il 17B li posso effettuare prima del 16A e del 16B. Queste sono le uniche variazioni ammesse. Lo scopo di questa sequenza non è quello di ricercare una lente oppure un set di lenti che banalmente va a compensare una semplice ametropia, no. Lo scopo di questa sequenza è ricercare una lente sicura perché non andrà ad indurre delle variazioni dal punto di vista funzionale nel sistema visivo di un esaminato, anzi ne migliorerà la condizione e quindi non altererà il suo stato di benessere non solo visivo ma totale del suo organismo. Questa sequenza, come tutte le sequenze di test, ha dei vantaggi e degli svantaggi. Per quanto riguarda i vantaggi, il primo sicuramente è quello di essere fortemente standardizzata, ovvero c'è un protocollo standard e quindi i test si fanno in un certo modo e si fanno in un certo ordine, tranne con delle piccole variazioni che abbiamo appena visto. Perché deve essere standardizzata una sequenza di test? Perché il primo motivo è il confronto dei dati nel tempo. Quindi se un utente alfa effettua un esame visivo nel mese di novembre, ad esempio, e poi ne effettua uno successivo nel mese di febbraio, io devo poter confrontare i dati ottenuti nel mese di novembre con quelli ottenuti nell'esame che è stato effettuato a febbraio per capire questo utente alfa se è migliorato oppure se è peggiorato. E quindi questo confronto è il primo motivo. Il secondo motivo è che i valori expected relativi a tutti questi test sono stati calcolati con un protocollo ben preciso, quindi con un insieme di test che venivano effettuati secondo un protocollo standard. Quindi, per confrontare i miei dati, quelli che ho valutato io, quelli che ho rilevato io, con quelli expected, devo replicare quella stessa sequenza, quindi devo svolgere i miei test, la mia batteria di test in quella stessa sequenza, altrimenti i dati non sono più comparabili con quella sequenza lì e con quelli expected lì. Poi un terzo vantaggio, sempre riguardo alla standardizzazione, è che siccome ogni test viene indicato da un numero, c'è anche il facile interscambio di dati fra professionisti diversi. Poi adesso gli svantaggi invece quali sono?
Gli svantaggi sono che questa sequenza deve essere svolta totalmente con l'ausilio del foroptero, perché ci sono alcuni test che possono essere svolti soltanto col foroptero, ma il problema del foroptero qual è? Che taglia la visione periferica e quindi va diciamo a creare delle condizioni che non sono naturali per la visione, quindi aumenta l'effetto tunnel nel più dei casi e richiamando una maggiore aggiunta di negativo, di lenti negative. Un altro svantaggio è quello di avere degli expected relativi a una popolazione di circa 60 anni fa che aveva delle esigenze visive totalmente diverse dalle nostre, quindi bisognerebbe ricalcolare gli expected ovviamente per quella sequenza, perché ad oggi non sono più validi. Poi la sequenza dei 21 punti non si ferma qui, non si ferma soltanto alla rilevazione dei dati, ma ci sono l'analisi, ma c'è l'analisi dei dati. Infatti, oltre alla fase di rilevazione dei dati, abbiamo la fase del calcolo del lag, poi quella dei net, poi la fase di checking, la fase di chaining, la fase di typing, l'analisi del pattern di equilibrio e poi il calcolo dell'MSDA. Ovviamente tutte queste fasi le vedremo nei video successivi. Dunque, per questo video è tutto sui 21 punti. Se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo ai prossimi video sulla sequenza dei 21 punti. Bella ops!